Benvenuti. Oggi esaminiamo questa struttura denominata guida d'onda a piatti piani paralleli, parzialmente riempita di dielettrico. Vedete? Questa è la sezione longitudinale, quindi abbiamo la spaziatura fra i piatti metallici A e B, e poi c'è uno strato dielettrico in basso di costante relativa εr e poi uno strato d'aria. Quindi in effetti si tratta di uno slab dielettrico sul piano di massa cui viene poi sovrapposto, diciamo, un altro piano metallico. Lo slab dielettrico sul piano di massa è una struttura fondamentale anche perché costituisce buona parte della microstriscia, che è la più usata struttura guidante nei circuiti integrati a microonde. E qui si potrebbe pensare che questo è un po', diciamo, questa è un po' la casa di una microstriscia però schermata, in cui c'è questo piatto superiore che poi molto spesso rappresenta semplicemente o può rappresentare il cosiddetto packaging, il fatto che poi comunque il circuito integrato venga in qualche maniera incapsulato in un contenitore. Ma in ogni modo noi conosciamo già la guida a piatti paralleli ed era una struttura che in particolare supportava il modo trasverso elettromagnetico TEM rispetto alla direzione Z. Questa proprietà però viene persa nel momento in cui noi disponiamo all'interno della guida questi due materiali diversi, il dielettrico e l'aria, cioè se fosse completamente riempita d'aria supporterebbe il modo TEM, se fosse completamente riempita di dielettrico anche, ma la presenza di questi due materiali esclude la possibilità di avere il modo TEM. Come si vede questo? È molto semplice, siccome nel caso del modo TEM sappiamo che come proprietà generale il Kt è uguale a 0, cioè l'autovalore trasverso è nullo e dunque per la relazione di separabilità il Kz, la costante di propagazione longitudinale, coincide con il K, e d'altra parte in questo caso abbiamo 2K perché il K0 dell'aria è diverso dal K del dielettrico. Ma questo è un assurdo perché dovremmo avere 2Kz, mentre invece il Kz, essendo un numero d'onda tangenziale rispetto a questa interfaccia, deve, per le condizioni di continuità, essere lo stesso nei due mezzi. Un altro modo per vedere che si tratta di un assurdo è ragionare sulla velocità, la velocità di fase, che è uguale a omega su k. Siccome appunto abbiamo due diversi k, in realtà nella direzione z omega su kz, che però dicevamo prima in questo caso uguale al k, siccome abbiamo due diversi k ci dovrebbero essere due diverse velocità di fase. Questo è incompatibile con l'idea stessa, col concetto stesso di propagazione ondosa che deve essere un unicum, un tutt'uno che si propaga con una sua ben precisa e unica velocità. Quindi non ci può essere il modo TEM, ci potranno essere però, come vedremo, i modi TM e ci potremo chiedere, ce lo chiederemo, che rapporto c'è fra questi modi e quelli del corrispondente strato dielettrico sul piano di massa, cioè qual è l'effetto di porre questa ulteriore parete metallica per y uguale a b. Allora, intanto però questa è una struttura bidimensionale, come tutte le altre, dunque permette una rete equivalente trasversa nella direzione y. Ormai abbiamo una certa pratica, questa rete è molto semplice da disegnare, eccola qui. Vedete, c'è un tratto, ci sono due cortocircuiti in corrispondenza delle due pareti metalliche, un tratto di linea in basso di altezza t relativa al dielettrico, quindi con costanti secondarie della linea KY con ε e ZY, e un tratto invece in alto relativo all'aria con costanti secondarie KY0 e Z0, giustapposte le due linee appunto per le solite condizioni di continuità delle componenti tangenziali e per questa geometria anche ovviamente delle componenti trasverse. A questo punto possiamo applicare la solita procedura della risonanza trasversa e ci mettiamo al centro, cioè per così dire per y uguale a t,
a guardare verso l'alto e verso il basso, abbiamo due volte da applicare la formula dell'impedenza d'ingresso di un tratto di linea chiuso su un cortocircuito. Quindi verso l'alto abbiamo z in alto uguale a jz0 tangente di ky0 per b meno t, e verso il basso z uguale a jz epsilon tangente di ky t. Quindi dobbiamo sommare e uguagliare a 0 questi due termini, e dunque j e j si semplificano, rimane z0 tangente di ky0 per b meno t più z epsilon tangente di ky t uguale a 0. Le condizioni di separabilità nell'aria e nel dielettrico sono le stesse dello slab sul piano di massa. Che cosa può succedere però qui? Qual è, diciamo, la differenza? Intanto, siccome supponiamo che non ci siano perdite nei materiali, supponiamo quindi che la costante dielettrica di entrambi i materiali, per il vuoto è ovvio, sia reale, non sia la costante dielettrica complessa, da quelle relazioni con le radici quadrate risulta che entrambi i numeri d'onda ky0 e ky con epsilon risultino o puramente reali o puramente immaginari. Tra l'altro è importante notare che, visto che si tratta di una struttura chiusa, non possono esistere in questa struttura nemmeno delle cosiddette soluzioni di radiazione, dei modi di radiazione. Tutti i modi devono essere necessariamente guidati. Si tratta di una struttura metallica chiusa. Allora diciamo che qui in effetti ci si possono presentare due alternative. Cioè, da un lato può accadere che il KI, due alternative compatibili con questa equazione caratteristica. Da un lato può accadere che il KY epsilon sia reale e il KY0 sia immaginario negativo, quindi una configurazione a onda superficiale del tutto analoga a quella che c'era nello slab sul piano di massa. Tra l'altro vi faccio notare che in questo caso, siccome qui abbiamo una funzione tangente, la tangente di meno jz, questa è una proprietà generale nel campo complesso, è uguale a meno j per la tangente iperbolica di z. Quindi possiamo portare il meno j fuori e la tangente si trasforma nella tangente iperbolica. E d'altra parte, questo che ho detto, il fatto che si tratti di un'onda superficiale, però c'è una differenza, anche se non è molto rilevante dal punto di vista pratico, una differenza nel decadimento del campo, cioè non si può parlare in questo caso di decadimento esponenziale allontanandosi dall'interfaccia, perché in realtà l'esponenziale non va mai a zero, tende a zero all'infinito. Invece qui, in effetti, siccome c'è la presenza di questo piatto metallico, il campo dovrà necessariamente andare a zero, rigorosamente a zero, in corrispondenza del piatto. Ma questo, diciamo, soprattutto se il campo è confinato all'interno del dielettrico, sostanzialmente non si percepisce, perché c'è un'attenuazione, quindi il campo in sostanza potrebbe nemmeno vedere il fatto che ci sia o no la chiusura, perché ormai si è attenuato a livelli trascurabili, e dunque potrebbe essere indifferente da questo punto di vista delle soluzioni a onda superficiale la presenza o meno della parete metallica. Quello che cambia invece è che con la parete metallica non ci possono essere, dicevamo prima, soluzioni in qualche modo irradiate, cioè quelle soluzioni che nel caso della struttura in aria corrispondevano all'assenza della condizione di riflessione totale, quindi alla presenza di rifrazione nell'aria, e quindi diciamo dal fuggire via della potenza, in questo caso non possono più verificarsi, perché la potenza può sì fuggire via per rifrazione, ma poi è obbligata dalla riflessione totale sulla parete metallica superiore a tornare giù. E questo era l'altro tipo di soluzione che dicevamo prima. Se andiamo a scrivere esplicitamente nel primo caso, nel caso della prima soluzione, ky0 uguale a meno j alfa y0, allora per quanto dicevo l'impedenza che si vede verso l'alto, c'è questo meno j che esce fuori dalla tangente, che diventa una tangente iperbolica, j per meno j fa più 1 e quindi rimane z0 tangente iperbolica di alfa y0 per b meno t.
A questo punto posso esprimere, sempre con le relazioni di separabilità, alfa y0, evidenziando fuori dalla radice un k0 e scambiando ovviamente i due addendi nel radicando, quindi k0 radice quadrata di beta su k0 al quadrato meno 1 per b meno t, e quindi poi scrivendo k0 come 2π greco su lambda 0 diventa 2π greco la radice quadrata e poi b su lambda 0 meno t su lambda 0, le due dimensioni normalizzate rispetto alla lunghezza d'onda nel vuoto. Quando b tende all'infinito, in questo caso, come sappiamo dal grafico della tangente iperbolica, tende a 1 e quindi la z verso l'alto tende a z0. Si ritrova l'impedenza caratteristica, cioè si ritrova il caso della linea infinita adattata che avevo sullo slab sul piano di massa. La stessa cosa in realtà avviene, era quello che dicevo prima, accennavo prima, quando il campo è più confinato nel dielettrico non ci accorgiamo delle differenze, quindi per un valore fisso, come è magari più realistico, dell'altezza della distanza fra i piatti, aumentando la frequenza e quindi aumentando questo K0, avviene la stessa cosa, e questo significa che naturalmente aumenta l'importo dell'attenuazione in aria, e quindi quello che dicevo, il campo è quasi trascurabile sulla parete metallica e non si accorge di nulla, non cambia nulla. Bene, c'è poi questa seconda possibilità di avere KY0 e KY puramente reali. Andiamo a vedere che cosa accade per le equazioni, per le curve di dispersione dei vari modi. Allora, qui abbiamo anche in questo caso il TM0, che è simile a quello che avevamo nel caso dello slab sul piano di massa. In particolare vedete che la curva di dispersione del TM0 giace sempre nella striscia che comprende i valori beta su K0 fra 1 e la radice di εr, quindi significa che siamo all'interno della zona in cui il KY0 è puramente immaginario e dunque abbiamo un modo, per così dire, a onda superficiale, quindi il TM0 si comporta sempre come un'onda superficiale. Un'altra cosa interessante, vedete che la curva del TM0 interseca l'asse delle ordinate per un valore maggiore di 1, non per il valore 1 come avveniva nel caso della struttura aperta. Questo perché, questo si può capire, si può intuire, basandoci sul concetto di indice di rifrazione efficace, che era appunto beta su K0. Ora, l'indice di rifrazione efficace, nel caso della struttura aperta, in cui abbiamo una zona limitata di altezza T di dielettrico, una zona infinita di aria, si può ben capire che il contributo dell'aria è prevalente, è schiacciante rispetto a quello del dielettrico, e dunque l'indice di rifrazione efficace vale 1. Invece in questo caso dobbiamo confrontare una regione finita di dielettrico con una regione finita di aria, e quindi comunque ci sarà un contributo da parte del dielettrico, ed ecco perché l'intersezione è maggiore di 1. Per quanto riguarda invece le altre soluzioni, per esempio fissiamo lo sguardo sul TM2, il TM2 attraversa la retta orizzontale beta su K0 uguale a 1, che il valore 1 non corrisponde più al cutoff in questo caso, perché tutto è guidato a causa del piatto superiore, in realtà corrisponde a un cambio nella natura della soluzione, che mentre nella zona superiore è di tipo superficiale, nella zona inferiore diventa appunto un'onda piana uniforme che si propaga anche nella regione dell'aria, non attenuata. L'equazione caratteristica si può comunque sempre scrivere, l'abbiamo visto prima, in termini di questi parametri normalizzati. C'è un parametro in più, per così dire anche beta su lambda 0. E adesso qui ci sono dei piccoli calcoli che possiamo fare quando siamo in condizioni particolari. Quindi per esempio quando andiamo a calcolare i valori che non sono più di cutoff ma sono di transizione, e poi questo valore maggiore di 1 per il TM0 che dicevo prima. Se andiamo a riprendere l'equazione caratteristica e siamo nel caso TM, il TM0, quindi possiamo precisare i valori delle impedenze caratteristiche, Z0 uguale a KY0
fratto omega epsilon 0 e zy uguale a ky fratto omega epsilon 0 epsilon r. Andando poi a sostituire anche i numeri d'onda, sempre mettendo in evidenza un K0 a sinistra, K0 che è in evidenza da tutte e due le parti e quindi si semplifica, come pure si può semplificare omega epsilon 0, quindi resta la radice di 1 meno beta su K0 al quadrato per la tangente di K0 radice di 1 meno beta su K0 al quadrato, quindi ancora Ky0 per b meno t, più qui sopravvive 1 su epsilon r, ky quindi la radice, avendo semplificato il K0 di epsilon r meno beta su K0 al quadrato, la tangente di K0 per la stessa radice per t uguale a 0. Se, diciamo, andiamo a far tendere a 0 il K0, cioè a tendere a 0 la frequenza, che ripeto è la situazione più pratica, il fatto che la frequenza possa variare, invece non è che è facile variare le dimensioni o il valore della costante dielettrica. Allora in questo caso per piccoli valori dell'argomento la tangente, secondo lo sviluppo di Maclaurin, si può confondere con l'argomento stesso, quindi eliminiamo semplicemente le tangenti da questa equazione e a questo punto possiamo anche mettere dei fattori, diciamo, in comune, e quindi abbiamo per esempio queste due radici quadrate che sono uguali, si traducono nel fattore 1 meno beta su K0 al quadrato. I K0 stavolta fuori, non essendoci più la tangente, li possiamo semplificare, quindi qui rimane b meno t più 1 su epsilon r, di nuovo la stessa radice quadrata, epsilon r meno beta su K0 al quadrato per t uguale a 0. A questo punto proviamo a mettere in evidenza b meno t, come vedete, e prendiamo anche beta su K0 al quadrato, quindi resta beta su K0 al quadrato che moltiplica b meno t più t su epsilon r uguale a b, e allora possiamo risolvere per beta su K0 che è uguale alla radice quadrata di b su b meno t, mettiamo in evidenza anche t, per 1 meno 1 su epsilon r. E poi per normalizzare ulteriormente dividiamo numeratore e denominatore per b e dunque abbiamo la radice di 1 su 1 meno t su b per 1 meno 1 su epsilon r, e qui subito possiamo notare che siccome epsilon r è maggiore di 1 e d'altra parte t è anche minore di b, questo denominatore senz'altro è minore di 1 e dunque il radicando sarà maggiore di 1 e lo stesso la radice quadrata. Dunque ritroviamo che beta su K0 è maggiore di 1. Quando è che ritornerebbe 1? Ritornerebbe 1 naturalmente per t uguale a 0, assenza di dielettrico, per b tendente all'infinito, struttura aperta, o anche per epsilon r uguale a 1, i casi che dicevamo prima. Andiamo invece a calcolare, perché questo può essere interessante, i valori di, non sono più, ripeto, i valori cutoff ma di transizione, i valori comunque di t su lambda 0 quando ky0 è uguale a 0, cioè quando beta su K0 è uguale a 1. Allora stavolta nell'equazione si può semplificare, porre ky0 uguale a 0, e nel caso tm dove ky0 era il numeratore, questo significa che la prima parte, il primo termine con z0 si annulla e quindi rimane zy tangente di ky epsilon per t uguale a 0. Ancora si mette in evidenza K0 e ricordiamo che beta su K0 uguale a 1, quindi questa tangente deve essere 0, cioè l'argomento K0 uguale a 2π su lambda 0 deve essere un multiplo di π oppure a scelta un multiplo pari di π mezzi, che è la stessa cosa. E da qui risolvo e ricavo t su lambda 0 uguale a m quarti su radice di epsilon r meno 1, cioè esattamente gli stessi valori con m pari che avevo per lo slab sul piano di massa. Vediamo invece che succede nel caso dei TE. Allora, nel caso dei TE, stavolta il KY è a denominatore e poi c'è omega mi al numeratore che posso semplificare. E inoltre vado qui a moltiplicare e dividere per b meno t. Ottengo, diciamo, delle funzioni del tipo tangente di x su x, che devo calcolare per ky0 uguale a 0. In particolare questo significa ottenere una forma indeterminata.
KY0 in generale è una quantità complessa, però il teorema di De L'Hopital vale anche sui complessi, quindi abbiamo come da calcolare un limite per z tendente a 0 di tangente di z su z, si fa il limite delle derivate, quindi la derivata della tangente è 1 su cosa in quadro, la derivata di z è 1 e quindi questo limite fa 1. Allora a questo punto resta soltanto b meno t del primo termine e poi qui abbiamo la tangente che abbiamo visto anche prima, la tangente di ky epsilon per t, che è k0 radice di εr meno 1, perché beta su k0 vale 1 per t, e diviso la stessa cosa. Allora a questo punto mettiamo in evidenza la tangente, poi esprimendo k0 al solito come 2π su lambda 0, e quindi risulta uguale a meno 2π per b su lambda 0 meno t su lambda 0 per la radice di εr meno 1. Allora questa va risolta numericamente, non la sappiamo risolvere, però naturalmente non vengono gli stessi valori di prima, cioè non vengono gli stessi valori della struttura aperta. Quando si ritrovano questi valori, quando b tende all'infinito, al solito, perché allora in questo caso evidentemente la tangente deve, l'argomento della tangente deve essere uguale a un multiplo dispari di π mezzi per andare all'infinito, o se volete quindi 2n più 1 π mezzi, o se volete m π mezzi dove m stavolta è dispari. E dunque ho ritrovato in questo caso gli stessi valori. I modi, dicevo, diversi dal TM0 cambiano in generale natura, quindi per esempio il TM2 qui si comporta come nel dielettrico come soluzione guidata, e quindi sovrapposizione di segni e cosegni, e poi c'è questa attenuazione che non è più esponenziale, che va a toccare lo 0 direttamente in corrispondenza al piatto. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione. Vi ringrazio per l'attenzione.